Allora, per realizzare questo progetto utilizzeremo del cordino tie, io uso questo qui del Tessiland, nero e oro, oppure ovviamente potete scegliere del colore che volete, e un uncinetto numero 3,5. Partiamo subito col nostro nero, andiamo a fare 4 catenelle, carico il filo, nella prima che ho fatto faccio altre 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella, sempre nello stesso punto che è la prima, portandomi dietro anche il codino, faccio 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, 1, 2 e 3, una catenella e l'ultimo blocco, 1, 2 e 3, una catenella e dentro nella primissima maglia, nella terza maglia, scusate, che ho fatto all'inizio per alzare il lavoro, 2 maglie bassissime, 1, 2 e un'altra nell'angolo, 3, in questo modo mi sposto nell'angolo, tiro un po' il corrino, così chiuso bene, 3 catenelle e vado a continuare la mia granny, quindi sono 3 maglie alte, le 3 catenelle valgono come una catenella e 3 maglie alte nello stesso angolo, 2, 3, una catenella, salto questo blocco di 3, carico, mi sposto direttamente nell'angolo e faccio 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte nello stesso angolo e continuo fino alla fine del giro. Arrivati alla fine faccio la mia maglia bassissima nella terza catenella che ho fatto all'inizio, di nuovo 3 maglie bassissime, 1, 2 e la terza mi sposto nell'angolo, 3 catenelle e ricomincio la granny, quindi 2 maglie alte, prendo un po' di filo, una catenella, 3 maglie alte, una catenella, salto lo spazio sotto, nell'archetto successivo entro, faccio 3 catenelle, scusate, 3 maglie alte, 2 e 3, catenella, mi sposto nell'angolo e nell'angolo 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, quindi il principio è sempre quello della granny, della mattonella granny. Procedo fino alla fine. Una volta terminato il terzo giro, posso tagliare il filo, chiudo con una maglia bassissima e stringo e cambiamo colore, quindi prendo il mio oro, faccio il mio cappiettino e allora io tendo sempre ad attaccarmi, vabbè, direttamente nell'angolo, ma in quello almeno saltandone uno prima della chiusura, in modo che voi vi attaccate qua, avete lo spazio di inglobare il cordino iniziale, arrivate qua, fate l'altro angolo, arrivate qua
e avete lo spazio per inglobare il cordino finale, in modo da inglobare sempre tutti i cordini, così alla fine dobbiamo solo tagliarli. Quindi ci attacchiamo qua, prendo un po' di filo e facciamo passare il cordino, 3 catenelle, e poi ovviamente il pattern è lo stesso della granny, quindi altre 2 maglie alte. Vedete che io sto inglobando il cordino direttamente nella lavorazione. Una catenella, 3 maglie alte. Inglobatelo bene nell'angolo, perché poi io di solito, almeno io, poi ognuno è libero, non lo inglobo nel punto successivo, perché sennò rimane questa bruttura che non mi piace. Lo taglierò poi direttamente qua. Una catenella, 3 maglie alte, mi sposto nel blocco successivo. Quindi poi da qui in poi è semplicemente la mattonella granny che si ripete cambiando il colore. Quindi vi faccio vedere una già pronta. Il pattern è questo qua, quindi 3 righe nere, una oro, 3 righe nere, una oro e una nera. Le misure, ovviamente per le misure che stiamo facendo noi. Come misura state su un diametro di 26 cm, perché poi dovremo piegarla così e poi manca. Ok, una volta che abbiamo le nostre 3 piastrelline, devono avere una misura di circa 20 cm, in diagonale 25, 24, 25, perché poi vanno piegate. Andiamo appunto a metterle, posizionarle in questo modo, quindi lavoriamo, magari ve lo faccio vedere un po' più dall'alto, e che dici spostiamo anche la pianta che rompe un po' le scatole, e andiamo a posizionarle in questo modo. Noi dobbiamo andare semplicemente a cucire questa parte qua e questa parte qua. Lo facciamo nel verso rivolto dal lato giusto, quindi dal fronte, non dal retro dove abbiamo tutte le nostre codine, perché così ci rimane il dettaglio della cucitura fatta a uncinetto. Quindi prendiamo il nostro filo. Allora si può fare sia a contrasto che appunto dello stesso colore. Io la faccio dello stesso colore perché mi piace di più, ma potete tranquillamente farla a contrasto. Partendo dall'angolo, quindi entro in un angolo, entro nell'altro. Vedete, ho accoppiato in questo modo qua. Vediamo se così si vede un pochettino meglio. Ok, faccio entrare il mio cappietto e lo faccio, ecco, si è smontato benissimo. Ok, e lo faccio passare tra i 2 angoli, una catenella, e a questo punto abbiamo detto che la cucitura è così, quindi andiamo a fare maglie bassissime. Quindi entro nella prima maglia, entro nella corrispettiva, vedete questa è la maglia del primo blocco da 3, entro nella corrispettiva prima maglia del primo blocco di 3 dall'altra parte e faccio una maglia bassissima, entro nella seconda maglia bassissima, entro nella terza maglia bassissima, entro nello spazio di una catenella, entro nello spazio di una catenella corrispondente dall'altra parte, maglia bassissima, e procedo in questo modo lungo tutta la diagonale. Allora, questa cucitura qua la potete fare sia
come la sto facendo io con l'uncinetto, sia con l'ago da lana ovviamente, ma io preferisco in questo caso preferisco utilizzare l'uncinetto perché appunto mi crea il dettaglio dell'incrocio, diciamo, delle mattonelle, che se no non ci sarebbe con l'ago. Vedete, fa questa specie di rifinitura che a me tutto sommato non dispiace. Quindi procedo in questo modo fino alla fine. Arrivati alla fine di questa diagonale ci attacchiamo a quella successiva con una maglia bassa, ok, e ricominciamo la prima maglia del primo blocco da 3 e la prima maglia del primo blocco da 3 in questo modo. 1, 2, 1 e 2 e procedo lungo questa diagonale. Ed eccoci qua, abbiamo cucito questi due lati. Ora, se voi volete utilizzare una fodera da cucire all'interno della borsa, questo è il momento di farlo. Quindi girate e cucite la vostra fodera. Io invece utilizzerò una fodera già pronta, questa qua, che andrò semplicemente a infilare, e quindi procedo subito con la piegatura, diciamo, della struttura della borsa. Quindi sostanzialmente noi andremo a piegare questa qua, allarghiamo un po' qua così non ci scappa, piegare questa qua e piegare questa qua. Giro la mia borsa in questo modo e ricomincio dove ho lasciato. Quindi io qua ho il mio cappietto che è terminato nell'angolo e ricomincio a fare la stessa identica cosa che ho fatto fino adesso nelle cuciture. Quindi cucio in maglia bassissima, punto dopo punto, con il corrispettivo del lato opposto. Quindi procediamo in questa maniera. Ecco qua, abbiamo la nostra struttura fatta. A questo punto vado a inserire la mia pochettina già pronta. Se volete adattare altre misure di pochette a questo modello, basta tener conto che la base della pochette deve essere come la diagonale, diciamo, del quadrato. Quindi la nostra base era di 23 cm, la diagonale era di 23. Quindi, come vedete, aderisce perfettamente. Se volete potete anche cucirla. Adesso andiamo a creare tutta la parte che va a coprire definitivamente la busta. Quindi, sempre col nostro cappietto nero, facciamo il nostro cappio, ci attacchiamo, vedete, alla una delle punte di lato e procediamo normalmente come se stessimo lavorando una granny, quindi 3 catenelle, 2 maglie alte. E intanto prendo dentro il cordino, una catenella e altre 3 maglie alte dentro l'angolo. In questo caso andiamo avanti in questo modo fino a qua, che vi farò vedere come procedere. Siamo arrivati, vedete, all'angolo, questo qua. Semplicemente ho fatto il mio ultimo gruppo di 3, catenella, carico il filo, mi sposto in quello che prima era l'angolo e faccio le mie 3 maglie alte, esattamente come fosse parte di una granny
normalissima, perché gli angoli adesso li faremo solo a questi due lati. Quindi procediamo in questo modo. Quindi procedo in questo modo fino a qua. Qua faccio il mio angolo e poi ricomincio il giro normale. Ok, ho terminato. Io ho fatto 3 giri con la granny, diciamo, completa nera, in modo da coprire bene la pochette. A questo punto possiamo chiudere e tagliare il filo in questo modo, poi ovviamente andremo a nasconderlo e iniziare a lavorare sulla tracollina. Allora, semplicemente facciamo il nostro cappietto e facciamo un numero di catenelle fin quando non abbiamo la lunghezza desiderata. Io farò calcolando che poi dovremo cucirlo sui gancetti, anche di questo ovviamente vi lascio il link in descrizione. Ho calcolato circa per una lunghezza da braccio, quindi da mettere sotto il braccio, di circa 60 cm. Quindi vado e inizio a fare le mie cantenelle per 60 cm. Una volta arrivati a 60 cm facciamo 2 catenelle in più, carico il filo e nella terza entro e faccio una maglia alta. Andiamo quindi a fare una maglia alta in ciascun punto e dovremo fare 2 righe di maglie alte, quindi faccio questa, arrivo alla fine, 3 catenelle, giro il lavoro e ripeto la stessa cosa. L'importante è entrare bene nella catenella in modo da avere un bordo dritto, in questo modo. Una volta fatto, vedete, il nostro manico da 2 righe di maglie alte, tagliamo lasciando una coda bella lunga, maglia bassissima, e andiamo a cucire. Vedete, prendiamo il nostro gancetto e andiamo a cucire il lembo in questo modo. Quindi ho attaccato il mio ago da lana, entro e pian piano cucio il lembo. Potete farlo in questo modo per renderlo più sicuro, dargli una ripassata con la macchina piuttosto che anche solo a mano, ma con un filo più piccolo. Potete metterci anche un goccio di colla per tessuti per essere proprio sicure che non si stacca più. Però insomma il punto è che deve essere ben fermo, quindi gli date un bel po' di mani fino a quando non siete abbastanza sicure che non sia più staccabile, insomma. Adesso mi sono incastrata, ok. Lo fate sia da una parte che dall'altra. E ok, una volta fatto e cucito il vostro gancio, semplicemente andate a metterlo un lato da una parte, stando ben attenti di prendere bene tutto dentro, ok? Magari prendete il secondo anello e non proprio il primo, cioè non questo primo anellino, ma il secondo, quindi tenendo ben dritta la cosa. Vedete, io ho preso il secondo, schiaccio bene in modo da prenderlo tutto e ho fatto la mia tracollina. E questo è il risultato finale della nostra borsetta Granny. Super carina, molto versatile, adatta veramente a qualsiasi occasione. E poi dentro c'è la sacca con la cerniera, super comoda. Grazie per avermi seguita, come sempre. Lasciate un like o un commento per dirmi eventuali dubbi, domande o solo se vi è piaciuto o meno il video, e iscrivetevi al canale e grazie. Ciao!